In realtà questa serata inizia in un modo molto banale. Io do a lei il campanello, guarda, e lei suona il campanello. Se non lo suoni non inizia la serata. Però è fantastico. È arrivato l'ospite. Questo serve a far venire l'ospite. Sai che tutte le trasmissioni, tu vai spesso nella trasmissione dove aprono la porta, no? Questo invece è il nostro ospite, che è l'albero di Natale dedicato alle Germanie. Ecco. Ma mi spieghi i cetrioli, scusa? Scusa, cosa c'è di più tedesco del cetriolo? Ah, ecco perché. Poi c'è una ballerina straordinaria. Guarda che carina che è lei. Lei è tante cose al contempo, è anche un po' Bosch. Assolutamente. È vero che è Bosch. Allora, questa storia qua noi la facciamo perché, contrariamente a quello che si pensa, la Germania è un posto molto disordinato psicicamente. C'è psicicamente di tutto, sì. È molto contraddittoria al suo interno. Sì. È vero che è come tra l'altro il nostro paese è. Sì. Allora, vi voglio far vedere il primo pezzettino che quando sulla scatoletta, se sono capace, che proprio introduce questo fatto. È un giro della Germania meridionale, sono 3 punti di Germania del Sud. La Germania è fatta ancora, benché unita, dai principati preesistenti e tante città ne costituiscono anime e comportamenti diversi. L'Assia è divisa addirittura in 2 Assie, l'Assia Grande e l'Assia Darmstadt con il suo proprio Granduca. Quest'Assia sarà la culla del rinnovamento delle arti decorative in Germania. Dal barocco a ciò che diventerà a quasi 800 chilometri da lì il Bauhaus. Wenn ich vergnügt bin, muss ich singen, überall soll mein Lied erklingen. Ene, mene, mink, bank, bink, bank, ene, mene, Monaco di Baviera non è solo la capitale ottocentesca delle birrerie. Wenn ich vergnügt bin, muss ich singen, überall soll mein Lied erklingen. È un riassunto dei gusti del XIX secolo. È qui che nasce la prima grande mania moderna per l'ellenismo, fra fine 7 e inizio 800. Monaco diventerà assai rapidamente la vera piccola Atene d'Europa. E questi sono i propilei. Un impianto urbanistico strepitoso, iniziato fra il 1816 e il 1830, continuato poi 20 anni dopo con un secondo edificio. Il primo era ionico, il secondo sarà corinzio, e concluso infine con i propilei veri e propri attorno al 1860. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. Ma è germanica parzialmente anche la Boemia, con la sua grande capitale Praga. Open your eyes, look up to the skies and see. Praga è una città che dà il meglio di se stessa, d'inverno, di notte e a 15 gradi sotto zero. Acquista una magia totale. Little high, Praga è la città più viva del mondo austro-ungarico. In Praga si incontrano tutte le culture dell'Europa centrale, quella austriaca, quella slava, quella ebraica, quella tedesca. In
in questo crogiolo gotico nasce una delle parti più pulsanti della letteratura. Mama, life had just begun. No, davvero, però Praga evoca questo crogiolo di culture, questo insieme. Se tu passeggi su questo Ponte Carlo, no? Dove si incontrano persone di tutti i generi e culture di tutti i generi, e ti fermi, senti davvero la sintesi della cultura tedesca, ebraica, tutto. Ma soprattutto c'è l'elemento ebraico che connota alla fine. Cioè gli altri elementi sono la base, l'elemento ebraico è il compimento, l'entelechia. In fondo tutti coloro che, personalmente, tutti coloro che io amo di più, che hanno fatto l'Europa, io li nominerei ebrei ad honorem, perché sono stati in qualche modo infelici, perseguitati, estranei, apolidi, e quindi intelligenti, quindi hanno avuto la comprensione attraverso la sofferenza. Sì, ecco, sì. È necessario Sì, però insomma... Sì. Però è vero che a Praga si incontra nel cimitero, per esempio, Beh, questi meraviglioso, misteri, sì, no? Il golem, e anche in certi ristoranti, ci sono lì vicino, c'è il quartiere ebraico prima, dove ci sono ancora adesso certi ristoranti dove ci sono la vecchia tradizione ebraica. Io sono andato una volta e mi sembrava, ho mangiato le cose che mi faceva la mia mamma, la nonna. Questa a è casa. Germania qua. È un misto costante di culture molto diverse. E allora noi siamo alla ricerca in realtà di che cosa la disunisce e di che cosa unisce queste culture. Un dato che hai tirato fuori tu giustamente è il mondo ebraico, che univa. Adesso poi è successo quello che è successo, ma era disunita dall'elemento tribale germanico. Dall'elemento germanico, tedesco, Sì. proprio, dall'elemento proprio. La Germania non è stata unita, se non adesso di recente, è un esperimento nuovo quello che stiamo vedendo. È invece unita da due elementi fondamentali, il Babbo Natale e l'albero di Natale. Non lo sapevo, questo non lo sapevo. È Una fondamentale, cosa fondamentale, perché nuova. nel 925 d.C. Ottone II sposa la figlia del Basileus di Costantinopoli. Che si chiamava Teofane. Esatto. Bravo. Sono colti. No, ma che Quirino. coltissimi. E Questo lei per caso lo porta sapevo. l'affetto per questo santo Nicola, che ha salvato 3 bambini che sono stati uccisi, e poi per altri invece salva delle ragazze che non avevano adotte, scendendo dalla finestra, quindi per noi dal caminetto, e dandogli i doni per potersi sposare. Da questa credenza originaria nasce la storia di Babbo Natale. Poi 120-130 anni dopo il vero San Nicola viene preso dai baresi, rubato in Asia Minore e portato a Bari. Quindi sono due penetrazioni diverse, cioè San Nicola arriva dal nord e dal sud contemporaneamente. Da queste due penetrazioni lentamente si sviluppa il mito, con la barba, che è una cosa che è una caricatura ormai, perché una caricatura diventata anglosassone perché Prince Albert, il consorte della regina Vittoria, si è portato la tradizione di Babbo Natale in Inghilterra. E dall'Inghilterra è diventata americana e lì è diventata Walt Disney. E quindi globale. Globale. Diventa un piccolissimo pezzettino su Babbo Natale. Vediamo. In Lorena, la parte meridionale del vecchio palatinato di Carlo Magno, la tradizione di San Nicola è rimasta pura. Lì ancora il santo si rappresenta con i 3 bambini salvati. Nel resto del mondo il Babbo Natale ha avuto evoluzioni di ogni genere. Holy night, È diventato Santa Claus ed è diventato Babbo Natale del mondo intero. the night of the dear Savior's birth. L'albero di Natale è stato inventato sul Reno, fra Basilea e Strasburgo, circa nel 1535. Da allora ha invaso il mondo. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.
in the frosty air. Hai capito l'albero di Natale? Ma a proposito della leggenda di San Nicola e della terna di bambini salvati, c'è la famosa ballata del salumaio, del boucher malvagio, il quale per risparmiare denaro nell'uccidere suini vuole mettere in salamoia 3 bambini. Quindi arrota i coltellacci e mentre sta per ucciderli arriva San Nicola, il quale lo fa cadere in una specie di fornace e alla fine sarà il salumaio a finire in salamoia e a diventare salume. È una storia di una crudeltà inaudita, ma naturalmente con una santa finalità. E poi qualcosa non mi toglie dalla testa un sospetto che ci sia una traccia di questa leggenda anche in una delle famose storielle dello Struwwelpeter di Heinrich Hoffmann. Ma c'è un atavico crudele in questo mondo germanico di cui stiamo parlando, fra crudele e fantasioso. Atavico, sì, è presente pure. Presente qualcosa pure, che... sì. Perché l'albero adornato è invece tradizione latina che viene recuperata al nord, è una cosa delle Saturnali. Si faceva già in epoca romana, poi questa cosa adornato con le luci, con i lumi e così via. Ma lì c'è questo questo punto di incontro fra l'albero adornato e i diavoletti che escono, gli elfi che escono dal bosco. Allora, proprio partendo da questa gag delle fantasie, vi faccio fare un giro di una delle parti di questa Germania così complessa, no? Che è quella che noi non consideriamo più Germania oggi, perché è l'ex Brabante, Bonn. Bosch non è un direttore di circo, ma un raffinato intellettuale che tenta di riassumere tutta la fiamma della fine del Medioevo, quando ormai non fa più paura, ma genera nuove fantasie. Si chiama in realtà Jeroen van Aachen perché è originario di Aquisgrana, la città dell'imperatore Carlo Magno, il cuore di quel mondo della cultura della riva sinistra del Reno. Per capirci di più andremo a fare un percorso all'interno delle opere. La pala sinistra della creazione che attualmente è al Prado. Il bosco è magico ed è raffigurato come una curiosa anticipazione della teoria evoluzionistica, dove il girino diventa terrestre. L'elefante passeggia ovviamente con la sua scimmia guida, mentre il leone compie il suo rito, come il gatto compie il suo. E gli animali fantastici sono fra di loro a colloquio come in un fumetto. E in mezzo l'oggetto super gotico, la fontana della vita, con una civetta. In un manto sempre gotico dello stesso colore della fontana, Christus, Adamo ed Eva, lei ordinata e pudica come in un quadro di Lucas Cranach. Altro quadro, forse più facilmente comprensibile e unito, con un Sant'Antonio ieratico. Il capolavoro, il giudizio universale. Il Cristo classico in mandorla diventa qui un Cristo in bolla, ma direttamente sotto un banale cumulo di strumenti da cucina, una brocca, un imbuto e un'improbabile macina uomini, chissà cosa succede se l'uccello dalle ali di insetto vi introduce nel foro nero. La fiaba nordica fa paura, ma l'atmosfera rimane domestica. La cornamusa si accompagna all'arpa e ad un enorme liuto e va a costituire una tenda che è nello stesso tempo una lanterna, all'interno della quale il vescovo è nudo e tentato da una meretrice vecchiaccia. Il coltello da cucina apre in due la cozza, ma taglia pure in due il corpo di una donna e 2 signori guardano tranquilli, anche se uno dei 2 ha una freccia nel ventre nudo, ma sembra contento lo stesso. La sinistra del dipinto è paradisiaca e vi si vive goduti appesi ai fiori, la musica è angelica e nella bacca gelatinosa si campa con dolcezza. Il vero inferno è a destra ed è la guerra, l'incendio come quello di Rotterdam nel 40, mezzo millennio prima. L'assedio dei soldati Rana alla torre con il casco di ferro grigio, anche quello in anticipo di 500 anni. L'accumulo è totale e sembra provenire dal profondo di un inconscio dove si mescola agli incubi più incredibili. Ma l'ironia vince su tutto e rende il tutto assolutamente digeribile. La torre è l'emblema massimo della follia.
Si lavora, si fatica e alla fine non si arriva da nessuna parte. E in lontananza si intravede il delta del grande fiume. Sono renani sia l'orizzonte che le nuvole. E Jeroen Bosch avrà decine e decine di seguaci, fra cui il più importante sicuramente è un suo conterraneo, sempre un uomo del Brabante, Pieter Bruegel. Fantasie oggi vietate per noi, pestare con un liuto un sedere nudo. L'uomo albero come scarpe ha delle barche, tiene in testa un cappello con una brocca, dalla quale ovviamente escono altri omini sulla scala. Il suo corpo ormai esploso contiene altri omini che stanno intorno al tavolo a chiacchierare. E in fondo il paesaggio lontano, sempre dei Paesi Bassi, con le grandi cattedrali gotiche. E c'è un filo rosso tra queste cose qui, terribili e le terribili cose delle favole di bambini di cui dicevamo prima, c'è un collegamento culturale affascinante nella sua terribilitudine, come, non so come si dice. Per esempio, stamattina mi è venuta in mente una parola a proposito. In tedesco c'è una parola che si chiama guadagnare. Sì? È la stessa di meritare, cioè c'è una per Verdienen. meritare e guadagnare, è la stessa parola. No, ma attenzione, è la parola composta di fer attraverso e dine servire. Cioè quindi il servire attraverso porta sia al merito che al guadagno. Sì. No, la lingua rappresenta la cultura che è sottostante, no? Guarda, basta guardare la storia di Petra. Ah sì. Adesso ve la faccio vedere. Fai vedere la storia. Sì. Devo cantare Lili Marlene mentre mi alzo. Guarda, questa l'ho portata in onore di Filippo Taverio, che lui adesso la deve indossare. Con Babbo Natale, guarda, con Babbo Natale. Devi cantare adesso, eh. Ah, ma c'è la musica anche! Scuola con musica. E Babbo Natale. E beh, manca il canto, effettivamente. No, è White Christmas. Sono global pure io. Siamo silenti di fronte a una stola che canta. Ma per tornare a Babbo Natale, prova a suonare ancora campanella. Sì, che arriva l'altro ospite. Sì. Ma è già aperto. Questo è l'altro ospite. Il panettone. Che meraviglia! Ma è già steso? È un panettone fatto a Babbo Natale. Che bello! Adesso lo scuoiamo. Lo scriviamo. E vengono fuori tanti bambini natali. Ma prima vorrei tornare a questa Germania bizzarra, no? Sì. Che è così diversa da un luogo all'altro, e andiamo ancora un po' più a sud rispetto, ma sempre sulla riva sinistra del Reno. Ed eccoci qua, dall'altro capo del Reno, oltre non si può navigare, siamo a Basilea e da qui parte l'autostrada storica marittima più importante d'Europa, perché si veniva in su con la vela e si tornava in giù con l'onda. E sulla riva sinistra si diparte un territorio infinito fino al mare ed è lì che i romani e i latini impiantarono la loro cultura. Capo a un territorio enorme che andava una volta fino alla foce del fiume 1000 anni fa e si chiamava Lorena, e oggi l'Alsazia, il Lussemburgo, fu il Brabante e sono i Paesi Bassi. Un territorio che conoscete benissimo perché contiene le due città amministrative d'Europa, Bruxelles e Strasburgo. E qui arte, follie e bizzarrie sono sempre convissute.
vi voglio parlare di un pittore di cui sicuramente non avete mai sentito parlare, Konrad Witz, morto a Basilea nella prima metà del 400. È un coetaneo di Piero della Francesca, è sicuramente più rozzo di lui, ma contiene una propria metafisica che si sviluppa in spazi altrettanto astratti ed è in un qualche modo il vero nonno di Arnold Böcklin e quindi di De Chirico. Bizzarri cavalieri usciti da racconti misteriosi con armature high-tech e mani perfettamente realistiche. I suoi seguaci dipingono quadri che sembrano fiabe della nostra infanzia, fatti ieri mattina, e sono invece dipinti religiosi che hanno più di 500 anni. Perché appartengono questi artisti a un mondo così lontano dal nostro, ma altrettanto importante, pieno di fantasticherie, dove la Madonna e Dio Padre sembrano i monarchi di un incerto Oriente nordico. Dove la morte è onnipresente e bonaria. Come in un racconto gotico. Lo si vede in questo piccolo quadretto a tempera di Hans Baltum Green. Anche loro sul Reno con occhialini e compasso, come i nostri del Rinascimento. Prototipi di una borghesia già emersa in questi dipinti di Hans Holbein il Giovane, come l'avvocato esordiente, il sindaco di Basilea e sua moglie, dove il sindaco sembra in realtà il vero antenato di Gérard Depardieu. Ma è un mondo che sta per finire, perché fra poco arriverà la grande iconoclastia della Riforma e dalla pittura si passerà alla musica degli organi Silbermann. Ecco qua un esempio che arriva dal mondo a destra del Reno, dalla Sassonia, dove nasce Martin Lutero e dove pure vive il suo protettore Federico il Principe Elettore. Lutero giovane quando si toglie la tonaca e prende moglie. In una serie di piccoli straordinari dipinti di Cranach, dove la pittura diventa razionale, cerebrale e affermativa. Ma prima di scomparire, questo mondo che è contemporaneamente gotico, realista e modernissimo ci lascia dei capolavori, come il Cristo morto di Hans Holbein il Giovane. E la patologia mistica di Matthias Grünewald. E siamo nel 1515, gli anni delle stanze di Raffaello e del ritorno di Michelangelo a Firenze. E adesso vi porto a vedere il suo capolavoro, quello che reputo essere uno dei 10 eventi pittorici più importanti dell'umanità.
la pala del monastero degli Antoniani di Isenheim, dipinta da Matthias Grünewald nel 1515, ed è in un qualche modo la versione transalpina di quella che a Roma è la Cappella Sistina oppure le stanze del Vaticano. Ma mentre a Roma, tutto sommato, sono opere ad uso interno del Palazzo del Potere, questa è un'opera di catarsi didattica, serve a spiegare i misteri ai monaci e al popolo. E si articola come un pieghevole liturgico, come si può capire da questo modellino, con la crocefissione in primo piano e presente ovviamente Sant'Antonio con un diavoletto tentatore che spacca il vetro per entrare nella sua stanza. Poi si apre sull'Annunciazione, la Natività e la Risurrezione. Si apre ancora una volta su Dio Padre in centro e dai due lati le tentazioni di Sant'Antonio. Mi è sempre fortemente colpito l'indice pedagogico di Giovanni Battista. La posizione a riccio tardo gotico di Maria Maddalena e della Madonna sorretta come in un passo di tango. Ma mi colpisce ancora di più l'incredibile realismo della parte superiore della croce, rappresentata con un modo di vedere il quotidiano che apparirà solo molto più tardi nel resto della pittura europea. Questo realismo nordico ha un'inspiegabile relazione con un dipinto di 50 anni prima, la Crocefissione di Antonello da Messina, dove i due ladroni sono crocefissi su degli alberi e non su delle croci, e dove il movimento a riccio gotico è identico a quello che ritroviamo qua. Antonello è un altro che sceglie la strada dell'evoluzione realistica pittorica non volendo uscire dal gusto gotico. Rimane la narrazione fantastica, quella che si vede nei soldati caduti sotto la tomba di Cristo risorto. E rimane il fantastico vero e proprio, quello della natura e del paesaggio, con Sant'Antonio a colloquio. E rimane la follia vera e propria, quella delle tentazioni di Sant'Antonio, con dei diavoli che escono dal lontano passato come potrebbero sembrare uscire dal profondo inconscio. Ma come nasce questo Matthias Grünewald e il suo genio? Nasce dall'incrocio forse di due componenti, quella territoriale sicura legata alla follia della riva sinistra del Reno e quella che gli spiega un grande maestro qui di Colmar, che è Martin Schongauer. Martin Schongauer è un contemporaneo di Botticelli, ha anche delle curiose analogie, però è l'uomo che deciderà di portare la pittura nella modernità senza uscire dal gotico. E Albrecht Dürer, il grandissimo, quando deciderà il suo viaggio di formazione, prima di andare in Italia, verrà proprio qua a Colmar, dai figli di Schongauer, per imparare l'idea di una modernità diversa e la grande qualità dell'incisione. Albrecht Dürer, che nella lontanissima Norimberga si stava preparando alla conversione protestante, aveva imparato dai cattolici antoniani di Colmar i misteri delle tentazioni di Sant'Antonio, quei misteri di Schongauer, i misteri di Grünewald. E quando con l'illuminismo del Settecento la pittura riacquista la sua legittimazione, la fantasia torna al potere, prima con Füssli,
E poi l'altro svizzero Arnold Böcklin, sempre di Basilea. E infine con Max Ernst, nato a Bühl, vicino a Cologna, sempre sulla riva sinistra del Reno. Beh, è curioso questo fatto che sulla riva sinistra del Reno ci sia una cultura pittorica che è sicuramente di influenza latina, romana, che non esiste sulla riva destra nel resto del mondo germanico. Così come sulla riva sinistra del Reno esiste il vino. Cioè è la grande zona dove si beve e si commercia vino. Mentre nel resto della Germania che cosa si beveva? Cosa bevevano gli dei? Birra. Oltre la birra. L'idromele. L'idromele. Io ho trovato in Germania, in fondo alle campagne, 2 bottiglie di idromele. Prima beviamo questo, che è quello secco. Rivediamo i Babbi Natale della... Grazie. Rivediamo sui Babbi Natali. Babbi Natale. Filippo? Sì, anch'io, guarda, proviamo l'uno e l'altro. Perché questo era il vino che bevevano gli dei. Gli dei eddici, no? Più ancora che quelli, diciamo, del Nibelungen lì, quelli dell'Edda. Magari è imbevibile. No, è bevibilissimo. Un alcol fatto col miele. Vi assicuro che dopo averne bevuto un bicchiere mi viene voglia di invadere la Polonia, avrebbe detto Woody Allen, no? Quello che dice Woody Allen. E rispetto al vino, a qualsiasi tipo di vino, dà l'idea di una civiltà diversa. È qui che si nota la diversa civiltà, non nella letteratura. Sì. Non nella letteratura? Non nella letteratura, perché Goethe, in fondo, le sue prime cose le scrive secondo uno stile francese. Poteva essere benissimo uno scrittore francese a scrivere il Werther. Non sono d'accordo. Beh, anche È giusto non essere d'accordo. La sua prima scoperta come sessuale stile, italiana. Sì. Noi abbiamo inventato il romanticismo e voi lo adoperate. È diverso, cioè ci è inusuale. Ma ci porta davanti nel nostro viaggio verso la parte più orientale della Germania, là dove il virus della pittura non è arrivato e dove la germanicità è rimasta quella radicale, quella sassone, no? Non andate via, dopo c'è il panettone. La Sassonia è uno dei pezzi fondamentali che compongono quel rebus tribale che noi chiamiamo Germania. Da qui provengono Lutero, Cranach, Leibniz, Handel e Bach. Un barocco molto particolare, la porcellana e gli organi musicali più belli del mondo. Le colline della Sassonia sono tagliate dal fiume Elba, con paesaggi romantici e un clima insospettabilmente dolce, quando l'Elba non si arrabbia. Primo passo, Dresda. La periferia della città è sostanzialmente intatta, come in un quadro di Bernardo Bellotto. Ben diverso è il centro, perché il cuore di Dresda è stato integralmente distrutto e raso al suolo in una notte nel febbraio del 1945. La DDR decise di ricostruire la città con un piano di 60 anni, usando come a Varsavia anche la testimonianza perfetta dei quadri di Bernardo Bellotto. E fra poco sarà ultimato il restauro dello Zwinger, la vecchia fortezza trasformata in luogo di delizie da Augusto il Forte. Ma è anche questo il vero capolavoro del barocco tedesco. La gru sta rimettendo sulle balaustre le vecchie sculture nere e lo scalone principale che portava le collezioni sta per essere riaperto. Riapre perfettamente allestita nell'orangerie dello Zwinger la straordinaria collezione di porcellane di Augusto il Forte.
Ovviamente la parte principale non può essere che cinese. Nell'Europa barocca la porcellana è il materiale prezioso per eccellenza, perché a differenza delle terraglie e delle maioliche non si altera mai. La producono i cinesi, unici proprietari delle cave di Kaolin, la preziosa terra che permette di combinare feldspato e mica per fondere la porcellana. Gli olandesi hanno l'esclusiva del commercio con i cinesi e vendono attraverso la Compagnia delle Indie a tutta l'Europa. Gli altri europei tentano in tutti i modi di scoprirne la formula. Ci riuscirà attorno al 1708 Friedrich Böttger, l'alchimista tenuto segregato appunto da Augusto il Forte. Principe luterano, grande elettore di Sassonia e contemporaneamente re cattolico di Polonia. Per quanto sia il discendente trasversale del primo protettore di Martin Lutero, lui sarà affascinato dalle ricchezze del re cattolico francese, Luigi XIV. Böttger inventò la porcellana marrone e in secondo tempo quella bianca, al naturale, glassata o dipinta su fondo blu cobalto proprio come quella di Cina. Si vede benissimo il passaggio dei due moduli di terra in queste due statuine che rappresentano Augusto il Forte, anche con una certa ironia. È sicura l'ironia in questa piccola brocca da sake, perché sono convinto che a Meissen di sake non se ne sia mai bevuto. Ed è sicura l'ironia di questo gnomo che suona la tromba. Certi strani mostri sembrano scendere dalle guglie delle cattedrali. Tra l'altro con una curiosa vendetta della storia, perché mentre la Compagnia delle Indie in Cina faceva fare decori con narrazioni occidentali, a Meissen si dipingono dei cinesini. La scoperta piace ovviamente al monarca e la porcellana diventa materiale plastico per le sculture della corte. Ed eccolo il monumento al monarca assoluto, in porcellana bianca come se fosse in una montagna di panna barocca. Così amante del potere l'Augusto che non esiterà a farsi cattolico, pur di poter diventare re di Polonia, titolo che gli mancava. E gli operai luterani di Meissen si troveranno a dover celebrare San Francesco di Sales per conto dei gesuiti. C'è una cosa che mi ha sempre colpito, è che questo re, che aveva una grandissima collezione di quadri, era amico di Bernardo Bellotto e aveva una grande collezione di porcellane, non ha fatto l'Accademia di pittura, ha fatto la fabbrica di porcellane, perché nella cultura lontana, cioè quella intimamente germanica, non è tanto la pittura che interessa, è l'oggetto. È vero, questo significa il primato della angewandte Kunst sull'absolute Kunst e quindi è una diversa concezione del mondo. Cioè è un mondo in fondo fatto di tanti particolarismi. Guardi, la cosa curiosa, loro non hanno neanche un nome, sai che tutti lo chiamano con un nome diverso il mondo germanico. Ah sì? Gli italiani li chiamano tedeschi. Tedeschi. Sì. I francesi li chiamano alemanni. Già, Gli inglesi German. Germani. Gli svizzeri li chiamano Svevi. Gli svevi si chiamano Svoba, gli svevi, no? E i russi li chiamano Niemeczki. Cioè? Niemeczki vuol dire quelli che vengono al di là del Niemen. Loro si chiamano Deutsch, sì, ma gli inglesi chiamano Dutch gli olandesi, certo, non loro. Certo. C'è un pasticcio infinito. Sì, un pasticcio, un insieme composito che mostra la differenziazione interna grande, la grande varietà.
No, e i crucchi? I crucchi? Per Allora, esempio i ma crucchi. sapete da dove deriva l'espressione crucca? Quando Maria Teresa stava a Venezia, lei si è portato i cosiddetti Gastarbeiter, che oggi erano i napoletani o i turchi in Germania dopo la guerra, all'epoca erano i tedeschi a Venezia e nessuno li capiva. Maria Teresa un giorno si sveglia e dice: ma questi non parlano, questi fanno come le colombe, fanno cru, cru, cru. E da quello è nato il termine grucco. Questa è la versione sì. C'è una di Quirino che è più storica, intellettuale. Sì, ma è forse filologica, perché l'espressione crucchi è tipica della lingua italiana, cioè non si trova al di fuori della lingua italiana. No. Durante la Prima Guerra Mondiale, mentre sul fronte di combattimento polacco, intorno a Przemysl, per esempio, i soldati che combattevano sotto le bandiere austriache potevano essere austro-tedeschi, cioè Deutsch Österreichisch, oppure Ungarisch, sul fronte italiano venivano mandati in genere soldati croati. Questi croati, diventati prigionieri delle forze armate italiane, finivano nei campi di prigionia italiani, che erano atroci e crudeli come i lager nazisti, e soffrivano la fame. E allora gridavano kruha, kruha, che vuol dire pane in croato. E questa parola veniva usata per definire coloro che gridavano kruha, e quindi questi divennero i crucchi. Però anche l'altra etimologia è molto interessante, perché l'etimologia è una scienza, ma poi è anche una religione, un mito, è una ricerca poliziesca. Quindi è molto interessante. È interessante che ci siano diverse, una cosa. Io questa sera ho imparato una cosa nuova, però la prego di tenere presente anche questa storiella. Tu Renato da bambino che lingua si parlava a casa tua? Io sono madrelingua tedesca, sì, fino ai 3 anni sono nato a Milano, ma i miei genitori vengono da Vienna e poi dall'Ungheria, insomma vengo da lì, da Praga, sono tutti i parenti di quelli. E tu? Ma in casa mia si parlava un misto di veneto, friulano, un tedesco estremamente corrotto. Mia nonna, quando mia madre si metteva i bigodini, diceva «te me par un Ringisping», che sarebbe stato il Ringelspiel del Prater di Vienna, perché tutti i bigodini sembravano queste cose qui. E come lo chiamava lei? Un Ringisping? Ringisping. Gli italiani amano di più i tedeschi e i tedeschi di più gli italiani. Tutto dei numeri. No, non c'è dubbio. I tedeschi adorano gli italiani, questo naturalmente, per il clima, per la simpatia e così via. Gli italiani hanno verso i tedeschi quello che si può chiamare mixed feeling, cioè un atteggiamento un di ammirazione. Ammirazione e dispetto, però. Sì, però dispetto insomma, perché tedeschi in fondo sono più bravi. Sono bravi, sono forti, sono intelligenti, ma noi siamo più sono furbi. strutturati, organizzati. Però ha l'impressione sempre che siano poco furbi. Crucco Così in è, fondo, così è, ma è così no, è, no, è così è. Crucco in fondo vuol dire no, un po' crucco, un po'. A tuo parere hanno anche un'ammirazione musicale per la Germania? Gli italiani? Adesso vorrei fare una domanda dopo, scusi. Prego, sentiamo la domanda. È bello raccogliere le domande. Come mai che la sinfonica in Italia non si è mai sviluppata? Beh, a parte il fatto che i due grandi generi musicali sono tutti e due nati in Italia, la musica vocale e la musica strumentale, però nel giro di una generazione il primato della musica strumentale diventa tedesco. Che poi non è vero che l'Italia non abbia avuto una grande musica sinfonica, anche nell'Ottocento per esempio, non ha avuto una musica da camera soprattutto. Nel castello di Frauenstein si nasconde un piccolo museo che è una meraviglia, in una stanza. È il museo dedicato a Gottfried Silbermann, fabbricante d'organi all'inizio del Settecento. Questo piccolo organo positivo è una ricostruzione fatta da un amatore.
però contiene tutte le componenti e permette esattamente di capire come funzionava lo strumento originario, quello del 500 e del 600. Ha un mantice che produce aria sotto, una serie di canne di legno dove l'aria viene messa in vibrazione da un becco flautato, e alcune canne più lontane, come queste qua, hanno una trasmissione fatta con dei tubi che riportano tutto ad un corpo centrale che distribuisce con rapidità l'aria che viene aperta di volta in volta dai tasti. La velocità dei tasti corrisponde alle velocità del movimento del suono ed è rallentata esclusivamente dalla lunghezza della trasmissione per le canne lontane. Questo ritardo di suono che fa è dovuto alla distanza fra corpo di distribuzione e canna finale. Quindi velocissime le canne vicine, lente le canne lontane. Oltre questa dimensione gli organi non erano costruibili. Questo modellino rappresenta con precisione la genialità dell'invenzione di quegli anni, all'inizio del Settecento. Il tasto muove una lunghissima puleggia che può trasmettere per distanze molto elevate il suo movimento, in modo che anche una canna lontana può essere aperta immediatamente, senza il ritardo che aveva nell'organo positivo che abbiamo visto prima. Si riesce quindi a suonare velocemente anche delle canne potentissime poste lontane dalla tastiera. I bassi e gli alti rispondono alla stessa velocità. Sarà possibile inventare un contrappunto non solo per note leggere, ma tirare tutto l'organo nella massa armonica. E poi nascerà la seconda tastiera, la terza, nascerà la pedaliera, ma tutto sempre grazie a questa innovativa meccanica che trasmette il suono e il gesto a distanza. E l'altro tema fondamentale era la lega usata per fabbricare le canne. E quale posto più adatto che Freiberg, la montagna libera dove da anni si estraeva argento. Andiamo a vedere queste meraviglie tecniche nel loro habitat naturale. Piccole chiese di piccoli paesini dove, per gentilezza del pastore, abbiamo avuto il diritto di entrare. Un piccolo gioiello, modesto ma perfetto, di architettura barocca. La chiesa all'interno è una vera sorpresa. È quasi pre-razionalista, talmente rischia di essere severa, ma riesce ad essere elegante. È costruita in legno su vari piani, sembra un veliero, e i banchi laterali si articolano intorno a 3 ordini. E la storia della comunità e dei suoi fedeli è scritta ancora laddove i cartelli indicavano i posti di ognuno. E ovviamente la loggia privata del nobile locale che pagò una parte degli elevati costi di questo fabbricato. Questo è un organo già più complesso di quello che abbiamo visto nel museo, perché ha 2 tastiere e una pedaliera. Guarda come è perfettamente consumato ogni singolo tasto. È un oggetto di una commozione assoluta. Gottfried Silbermann ha imparato l'arte di costruire da suo fratello Andreas, che opera a quasi 1000 chilometri di distanza in Alsazia, diventata francese proprio sotto Luigi XIV. Ma mentre il fratello lavora per le cattedrali, Gottfried lavora per delle piccole comunità evangeliche. Helpigsdorf, altro paesino in mezzo alla campagna, a 3 chilometri da quello dove eravamo prima. Qui l'architettura all'esterno non ha nulla di particolare, è solo il cipolone sul campanile che rivela il gusto barocco.
Weil ich nur ziehe und es schließt sich. Ja. Hä? Hier. Ja, so. Und dann brauchen Sie bloß ranziehen und Ja, fertig. okay. Und dann nehme ich ihn gleich wieder mit. Ja, okay, dann ist das schon fertig. Ja, dann ist das schon Dann brauche ich- erledigt. Das ist der Hauptschneider. Secondo la precisa liturgia luterana, al coro barocco corrisponde uno spazio per l'assemblea dei fedeli dove tutti possono cantare insieme, quasi come in un teatro. E sopra l'altare troneggia lui, lo strumento che trasforma tutto questo edificio in un'unica cassa armonica, in un unico strumento musicale, perché tutta l'architettura anche qua è di legno. Ancora una volta, il grandorgano di Silberman. Però non ce ne stanno più tanti. Ce ne sono una quarantina ancora, adesso noi abbiamo Ma aperti gli organi- 2. Ma l'altra cosa divertente è che mentre qui anche un asino come me metti sulle mani, hai visto che faccio venire Beh, dei no, sei suoni. molto bravo, diciamo la così, verità. Sai ma- suonare, no, sì, diciamola. col compito. sì, no, Dai. ma non sono, cioè sul violino invece è molto più difficile. Tra l'altro, questi organi sono nati in una epoca che è una cerniera storica nella storia della musica, cioè la nascita del sistema temperato. Tutti gli strumenti a tastiera sono come dire, la materializzazione delle idee che hanno portato al temperamento mequabile, cioè a razionalizzare l'altezza dei suoni, crearselo. Andiamo nel difficile, nessuno ci capirà più. Ma sostanzialmente fra una nota e l'altra c'è la mezzanotta. Per il violino il mezzo in più o il mezzo in meno non è la stessa cosa. Per lo strumento a tastiera deve essere la stessa cosa. Sì, anche se, per esempio, col pianoforte tu puoi dare delle impressioni di suono. Però l'altezza tonale è quella, È quella. è prefissata. Mentre su uno strumento ad arco si può realizzare il quarto di tono, anche il decimo di tono, anche il centesimo di tono, quello che noi diciamo una stonatura in realtà. Sugli strumenti orientali, tipo il sitar indiano, ci sono i quarti di tono e l'orecchio, no? L'orecchio locale è abituato a questo tipo di suoni. Un mio amico ebreo che è diventato un grande violinista, una volta ero molto piccola, gli ho chiesto ma perché studi il violino e non il pianoforte? E mi ha risposto perché il violino può piangere, il pianoforte no. Il pianoforte può fare piangere. Sì. I vicini Può di casa che trasferire. bisogna sentirlo. Beh, quello che violino. Giro di Germania, paese totalmente disorganico. Noi in fondo facciamo un gioco che serve a far capire che l'Europa è molto più complicata di quanto non si creda e che, come diceva Eliot, o facciamo l'Europa delle culture o facciamo l'Europa che non esiste. Cioè, Questo vuol dire fare l'Europa di mondiale, accettare le differenze e mettere insieme culture diverse all'interno di questi che noi chiamiamo paesi o nazioni, separate magari dal regno o da... con alcuni fatti unificatori. Il Babbo Natale. Adesso per questo devi far dare l'ultimo colpo. L'euro L'euro. e il Babbo Natale. Sì, fai l'ultima campanellata. Sì, la parte più difficile. Guarda, adesso vi vengono portati 3 coltelli. Potete scegliere, tu puoi sceglierne uno. Ah, vedi, è simbolica la scelta del coltello però. Ah, vedi, senza dubbio. Senza Per dubbio. più evocante, più Mi piacciono intrigante. mi piace Prego, molto. questi sono... Voi state per compiere un sacrificio incredibile, eh? Io credo che sia un gesto che ci vuole un certo coraggio per farlo, o no? Ma noi siamo Beh, coraggiosi. visto che sono Noi siamo coraggiosi. Allora tagliate il panettone. Avanti, prego. Holder Knabe in lockigem Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Io uso il mio stile. Che estrazione di barba che ha fatto. No, adesso No, io- qualcuno io deve sono- fare la testa, scusate. No, la testa non oso. Straordinaria. La testa. La testa! Viva il